grazie a Dio è finita, grazie a Dio siamo in crisi, grazie a Dio siamo in default. Parliamo di spread, default, hedge fund, derivati, parole di questa neolingua che non sappiamo neanche che cosa sono, che cosa vogliono dire, la neolingua. Con queste nuove parole ce lo mettono in quel posto. Allora ecco che l'incenerimento diventa termovalorizzazione, ecco che il finanziamento dei partiti diventa rimborso elettorale, grazie. Il finanziamento è qualcosa che ti rompe i coglioni, finanziare con i tuoi soldi. Invece il rimborso è un rimborso, avranno avuto delle spese. È populismo, l'antipolitica è populismo. E sono i giovani di 20 anni che cambiano il mondo, signori. Noi abbiamo questi di 75 anni con la prostata, i capelli senza capelli, con un uccellino che si cade per terra, perché i politici hanno fallito, adesso abbiamo bisogno dei grandi tecnici. Professori della Bocconi che si accorgono che c'è il debito, e tutti questi anni dove sono stati, tutti questi anni che cosa hanno detto, tutti questi anni perché non si sono messi in gioco, mai. Quando per la prima volta ho detto che i socialisti rubavano, lo sapevano tutti, io l'ho detto in televisione, mi hanno escluso, mi hanno mandato via, non ho più fatto televisione, ma Dio mio, io sono ancora qui e i socialisti non ci sono più. Allora, vuol dire che i cambiamenti nascono dentro di te. Dentro di te, io avessi 20 anni come te oggi, ne hai 14, Dio mio. E sei preoccupato per il tuo futuro? Non ti devi preoccupare, non ce l'hai. Che cazzo ti preoccupa? Allora, la nostra generazione ti ha fottuto con le pensioni, ti ha fottuto col precariato. Alla 7 c'era D'Amato a parlare. E parlava di pensioni, parlava di sacrifici. Lui che prende 35.000 euro di pensione al mese, vergognoso, e prende la tua, cosa cazzo ridi? Tu non la prenderai mai, se la sta già spendendo lui. Questo sistema di politica sono come il Willy il Coyote. Sai Willy il Coyote quando oltrepassa il precipizio che rimane sospeso? È sospeso e sotto c'è un baratro di 1000 metri, ma non guarda giù e rimane sospeso. Ecco, loro sono tutti lì sospesi e noi a gridare guardate giù. Questa finanza è finita, questo conflitto di interessi è finito, questo mondo come l'abbiamo conosciuto è finito, ce ne dobbiamo immaginare un altro dove il PIL, la crescita è la crescita dell'intelligenza, la crescita dei rapporti umani, la crescita della cultura, dell'ambiente, della vita, è questa che ci interessa. L'Islanda, 2 banche straniere fanno crollare l'economia dell'Islanda, hanno un debito di miliardi di euro, non riescono a pagare, il Fondo Monetario vuole intervenire, non fanno intervenire nessuno. Nazionalizzano le banche, quello che dovremmo fare noi, cominciare da lì per Dio. E quando parli di nazionalizzare passi per il vetero comunista. Non è una brutta parola nazionalizzare. Io voglio che lo Stato diventi lo Stato con delle regole fisse. La banca deve fare la banca. La banca deve fare la banca, dare i soldi nel territorio in cui opera e basta. Non deve essere dentro inceneritori, rigassificatori o imprese stradali. Basta! Noi non l'abbiamo ancora assaporata la democrazia. Noi siamo sempre lì a fare i guardoni. Mettiamo una X e aspettiamo che qualcuno ci cambi il futuro. Non te lo cambia nessuno il futuro. Non aspettate nessuno. Nessun leader ti cambia la vita, tu devi essere il leader di te stesso. Non c'è nessun tecnico, non c'è nessun Monti che scopre il debito 2 mesi fa, non c'è nessun tecnocrate che può sostituire un'intelligenza di rete, un'intelligenza di massa che converge su un problema. Ma è fantastico. Allora voi pensate che un governo di tecnici come questo possono chiedere dei sacrifici ai cittadini senza minimamente confrontarsi con la società civile? Voi pensate veramente che noi accettiamo dei sacrifici detti da questi perché glieli detta l'Europa, la Merkel o Sarkozy, senza che loro mettano sul piatto della bilancia i loro sacrifici?
senza togliere i vitalizi li togli adesso, non alla prossima legislatura.